Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo del set di pinze regolabili autobloccanti della Parkside. Le possiedo già da diverso tempo, anche se marchiate Powerfix, ma sono praticamente la stessa cosa. Vediamo le loro caratteristiche, come si utilizzano e soprattutto se ne valgono la pena. Costavano 7,99 €, giorno 11 febbraio del 2021. Iniziamo. Sul retro della confezione troviamo una rapida descrizione, quindi pinze per piegare e tenere fermi diversi materiali, ideali per forare, levigare e saldare, sono in acciaio a carbonio e sono facili da utilizzare. Il contenuto consiste in una pinza a becchi lunghi da circa 165 mm, una pinza per saldature da circa 170 mm ed una pinza standard da 180 mm. Allora, vediamo il loro funzionamento, che è standard e vale per tutti. Questo tipo di pinza è regolabile perché ci permette, tramite questo pomello sulla parte posteriore, di gestire l'ampiezza massima della pinza e di conseguenza anche la forza di serraggio che deve dare quando la chiudiamo. È necessario regolarle in base a ciò che dobbiamo stringere, seguendo un criterio, almeno io utilizzo questo. Faccio in modo da chiudere la pinza, portare a battuta le due punte finché il pomello non ruota più, senza opporre resistenza ma senza stringere troppo, quindi che sia facile da aprire. A questo punto io faccio mezzo giro e già la pinza mi permette di ottenere questo scatto. In questo modo la pinza rimarrà chiusa, imprimendo la giusta forza sui pezzi da tenere fermi. Se è necessario, in base a cosa dovete stringere, potete fare ancora un quarto di giro, ma già è sufficiente per imprimere davvero tantissima forza. Per aprirle basta semplicemente tirare indietro questa levetta e la pinza si apre. Questo vale per tutti i modelli. Vediamo ora perché hanno questa forma. Allora, questa va benissimo sia per le saldature che per stringere pezzi nei quali è necessario superare alcuni ostacoli. Ad esempio, nel caso in cui abbiamo dei pezzi irregolari come questo, e se dovessimo saldare una piattina o mettere per esempio una cerniera, potremmo superarlo in questo modo e bloccarlo, cosa che sarebbe impossibile da fare con altre. Ma sono delle pinze che, oltre a tornarci utili per poter fissare i pezzi, vanno benissimo anche per tenere i pezzi con sicurezza. Ad esempio, ipotizziamo di aver fatto un cordone di saldatura su questo pezzo, quindi che sia davvero molto caldo. Dobbiamo controllare il cordone, quindi prendendolo con questa pinza possiamo tenerlo, ma c'è sempre il rischio che possa scivolarci, oppure comunque che tenendolo male ci caschi. Con una pinza a scatto invece abbiamo la sicurezza che una volta afferrato è chiuso, non ci potrà mai cadere, soprattutto con i guanti che si ha meno sensibilità. Pur tenendola anche in modo poco energico, la pinza continuerà a stringere il pezzo al suo interno. Torna utilissima anche per tenere fermi i pezzi su una superficie e tenerli bloccati fra di loro, come nel caso in cui dovessimo saldare per esempio queste due piattine. In questo modo sono ben salde, ferme fra di loro, posso saldare tranquillamente, oppure inserendo eventualmente anche l'elettrodo o la torcia nei punti in cui altrimenti con altre non riuscirei assolutamente ad arrivare. Tra l'altro, per questo spessore questo tipo di pinza non potrebbe andare assolutamente bene, invece questa ci permette tranquillamente di farlo. Inoltre questa pinza ha anche questa parte regolabile che si adatta un po' come alcuni morsetti alla superficie sulla quale lo stringiamo, in modo da garantirci una buona presa anche se dovesse trattarsi di una superficie irregolare. Ci consente svariati usi, però purtroppo non ci permette di arrivare in spazi stretti, sia per quanto riguarda il raggiungimento di alcuni punti angusti, viste le dimensioni, sia per quanto riguarda l'inserimento della stessa su pezzi piccoli, perché non riesce ad entrare. Si presta a quest'altro tipo perché riesce ad entrare perfettamente e a stringere con maggiore sicurezza. Quindi questa con i becchi lunghi, oltre a raggiungere punti che siano in spazi stretti, riesce, grazie alla forma del becco, ad entrare anche all'interno ad esempio di scatolati o altre parti dove è necessario appunto avere questa dimensione così piccola. Quindi ipotizziamo di dover saldare una struttura in questo modo e possibilmente prima vogliamo renderci conto che la struttura sia posizionata bene, le misure vadano correttamente. Possiamo stringere i pezzi fra di loro, verificare poi che il tutto sia impostato correttamente e con la pinza montata possiamo dare i punti di saldatura. Però ci sono situazioni nelle quali è indispensabile utilizzare una o l'altra pinza. Con questo tipo di pinza non riusciremmo a stringere entrambi i pezzi perché, come vedete,
non riesco ad afferrarli tutti e due, rimane questo spazio, questo sarebbe libero di muoversi. Quest'altra pinza non mi consentirebbe di arrivarci assolutamente, non riuscirei a stringere. Ipotizziamo di avere una struttura, per esempio un cancelletto, nel quale per poter stringere una cerniera possiamo arrivarci solamente da questa parte con questo tipo di pinza. Sarebbe letteralmente impossibile. Lo stesso con quest'altro tipo, non riusciremmo assolutamente a stringerlo. Con questa riusciremmo a superare tutto, quindi sia la cerniera che lo spessore del metallo, stringere e praticare i fori, quindi davvero molto molto utile. Abbiamo visto tutti i pro di queste pinze, adesso vediamo un pochettino di contro. Allora, stiamo comprando 3 pinze a 7,99 €. Solitamente una sola pinza costa molto di più, anche se in realtà sono più grandi. Queste pinze piccole vanno benissimo per lavori hobbistici, hanno un po' di gioco, ma non sono delle pinze di precisione, una volta serrate restano ferme nella loro posizione. Questo tipo di gioco non dà fastidio. La struttura è solida perché è metallo, però sicuramente non è una struttura in grado di sostenere serraggi elevatissimi. Per questo vi dico di fare solamente mezzo giro. Può capitare che vi scivoli dalle mani e può succedere che questa parte si sfili dal suo alloggiamento. A me è successo un paio di volte che mi sia caduta e che quindi questa parte si sia sfilata. Per poterla ripristinare è necessario chiudere le due pinze in questo modo, inserire questa leva da questa parte e con una pinza spingere al suo interno. In questo modo si ripristina di nuovo il tutto. Questa pinza, quindi la pinza standard, è quella che mi dà più senso di solidità. Finora l'ho utilizzata tanto davvero con soddisfazione, non mi ha dato mai alcun problema. Ripeto, per lavori hobbistici, per lavori da officina pesante, sicuramente sarà necessario fornirsi della classica pinza a scatto più massiccia, più grande, ovviamente più costosa, ma che si presta bene per lavori ovviamente che richiedono una forza maggiore. Ma pur essendo delle pinze a scatto che ci permettono quindi di stringere e lasciarle attaccate al pezzo, possiamo utilizzarle stringendo un pochettino più del necessario questo pomello, quindi facendo in modo che non si attivi lo scatto, anche come delle classiche pinze che servono semplicemente per tenere il pezzo sul momento. Quindi si stringe il pezzo, si riallarga e si può rilasciare, come faremmo con una normalissima pinza. E quest'altro tipo di pinza può essere sfruttato anche per stringere e rilasciare all'occorrenza come l'altra, però ha queste due parti che si comportano un po' come questo tipo di pinza e ci permette di utilizzarla per esempio per incollare due pezzi di legno fra di loro. Infatti, mettendola così ci permette di stringerlo. Vista la grandezza possiamo eventualmente oltrepassare alcuni bordi se abbiamo delle modanature, oppure se dovesse trattarsi per esempio di una cornice potremmo oltrepassare la sporgenza e tenere i pezzi fra di loro. Per esempio questa di qua non ce lo permetterebbe, e lo stesso per quella con i becchi lunghi. Diciamo veramente questa è la più versatile, intralcia un pochettino di più per quanto riguarda gli spazi stretti, però è quella che ci permette un utilizzo più vasto. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video, cliccare anche sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!